E il DJI Pocket 2 di quanto viene migliorato dal DJI Pocket 3? Soprattutto per l'abilità di fare riprese in selfie mode sembra veramente tanto, perché il DJI Pocket 2 aveva un angolo di visualizzazione di 93 gradi field of view e invece utilizzando, se si sfruttano le potenzialità di DJI Action 2, che sembra essere la parte che registra, si può usare ultra wide a 155 gradi, quindi finalmente non dovremmo più avere un braccio lungo per fare delle riprese in selfie mode con tante immagini, con un buon orizzonte dietro le spalle, ma sarà sufficiente comportarsi normalmente col braccio molto più comodo. Per quanto riguarda la qualità, si arriverà in 4K anche nello slow motion e nel timelapse, quindi tanta roba. Si passerà da 100 a 130 megabit al secondo come bit rate, quindi immagini dovrebbe essere di qualità leggermente superiore. Quindi siamo contenti. La più grande differenza dal DJI Pocket 2 è lo stabilizzatore cardanico che nel Pocket 3 sembra ispirato alla serie Osmo Mobile. Quindi guardando i dati della serie Osmo Mobile si può ipotizzare un passaggio nell'angolo di pan come gradi di libertà da 320 a 330 gradi, ma soprattutto nell'angolo di tilt da 150 a 320 gradi e l'angolo di roll da 90 a 330 gradi, quindi molta più libertà per la camerina di muoversi. E se DJI sfrutta le capacità di DJI Action 2 nel nuovo DJI Pocket 3, noi avremo oltre alla stabilizzazione meccanica cardanica anche una stabilizzazione elettronica, per cui Rock Steady e Horizon Steady vuol dire che se anche muovo la camera, oltre alla stabilizzazione cardanica, ho quella elettronica, quindi praticamente impossibile perdere l'orizzonte. Io non vedo l'ora di provarlo. E sfruttando la piattaforma DJI Action 2 cosa speriamo che non abbia? Colori troppo saturati, vignettatura per i dettagli, quindi pochi dettagli all'estremità dell'immagine e una resa low light non perfetta. L'aspetto di surriscaldamento di DJI Action 2 spero che sarà superato, perché sarà nel manipolo che ci sarà la batteria, quindi non essendoci più il sensore, la camera, l'elettronica e la batteria tutti insieme, il surriscaldamento spero proprio che sarà un problema del passato. E quali sono gli aspetti deboli di DJI Pocket 2? Un wifi che fa veramente schifo perché a pochi centimetri dopo un po' si sconnette, e un face tracking che funziona ma non benissimo, per cui basta girarsi un po' con la testa, se non prende proprio la faccia tende a perderti. Io spero che DJI Pocket 3 risolverà questi problemi e avrà una buona connettività con l'iPad, l'iPhone o l'Android che voi vorrete utilizzarlo per controllarlo, perché è veramente comodo così da utilizzare, e un face tracking che non ti perde, appunto come stai facendo tu adesso. E per la realizzazione del modello di DJI Pocket 3 partendo dai disegni ufficiali di DJI trapelati, chissà come mai, quindi siamo confidenti che siano precise queste immagini che ho realizzato utilizzando Moment of Inspiration, per cui ringrazio tanto Michael Gibson che me l'ha messo a disposizione, ed è veramente un software molto facile. Considerate che io a settembre non sapevo che cosa fosse, non avevo mai neanche sentito nominare, conoscevo Rhino 3D, che è sempre Michael Gibson, che cioè uno che riesce a fare nella sua vita due cose mostruose come Rhino 3D e Moment of Inspiration, tanta roba. Quindi è estremamente facile e soprattutto stabile, non cresce, non si inchioda, cioè è veramente una gioia da lavorare. Io sono appena all'inizio, spero che questo modello vi sia piaciuto. Tenete presente che il rendering è stato fatto invece in Blender. Va bene, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo nella prossima puntata in cui parleremo ancora di DJI Pocket 3 e spero a questo punto di farvi vedere la prova video per capire quanto è meglio, e speriamo sia tanto meglio.